Primo grosso difetto di Matte, uno gioca, secondo me deve passarmela un po' di più. Secondo me deve ancora trovare la sua capigliatura. Sono il presente e il futuro della nostra nazionale. Sono tra i pochi italiani a giocare in pianta stabile in Eurolega. Sono stati entrambi scelti al draft NBA. Vivono insieme in una delle città più belle del mondo, ma sono soprattutto due amici per la pelle. Siamo stati 4 giorni con Matteo Spagnolo e Gabriele Procida. Basket, Eurolega, campionato tedesco, allenamenti e parecchio divertimento. Questo è lo spogliatoio, io sono qua con Gabriele. Siete stati tu e lui e lo zoo? Sì, io e lui e lo zoo. Eravamo in questa villa con una cascata. C'era Westbrook, il giorno dopo è arrivato Kyrie Irving. Madonna, oh! Cosa fanno i bastardi dei senior? Ci inventiamo una riunione. No, ho capito, la prima riunione eri in ritardo. Adesso così... Chi è Matteo Spagnolo? Un amico, ci conosciamo da quando siamo piccolini. La prima volta che l'ho conosciuto è stato alla Next Generation ed eravamo in camera assieme. Mi ricordo che fantasticavamo sul fatto, metti caso domani vinciamo, siamo i campioni d'Europa, poi ci danno l'anello, no? Avevamo giocato contro, probabilmente avevo 13 anni e poi siamo andati in nazionale insieme e lì avevo capito del soggetto con cui sarei dovuto stare per i prossimi anni. E da lì poi ogni nazionale fino a giocare qui l'anno scorso, che non ci sembrava vero perché ne abbiamo sempre parlato assieme, ma immagina se un giorno giocassimo assieme, no? Poi è successo. Ma a me lui fa ridere senza far niente. Per esempio quando c'è il discorso degli allenatori anche, no? Le robe serie, a me quelle io vado veramente in tanta difficoltà perché io non riesco a guardarlo in faccia. Se io lo guardo in faccia io rido. Era come quando sei a scuola e c'è il compagno di banco che ti fa ridere. Uno gioca, secondo me deve passarmela un po' di più. Difetto grosso? Sei curioso di sapere cosa ha detto lui? Secondo me deve ancora trovare il suo taglio di capelli, non so se tenerli lunghi, se fare il fade, se fare il ciuffo in avanti. Questi sono nuovi? Sì, ma ogni tanto li cambiano. Infatti. Allora, mi piace il fatto che sia una città molto internazionale, ci sono un sacco di ristoranti thailandesi, vietnamiti, italiani anche se non lo mangio tanto l'italiano perché sono molto nel cuore, lo mangio solo in Italia, la verità. Mi piace sicuramente il Museo di Storia Naturale perché sono, tra virgolette, appassionato di dinosauri. Ah sì? Del T-Rex, il T-Rex. Siamo andati allo zoo, con Matteo anche, il primo anno quando lui è venuto, che non c'ero mai andato. Siete stati tu e lui e lo zoo? Sì, io e lui allo zoo. Devo dire, il fatto di Berlino mi ha aperto un po' le porte a un certo livello di techno. Prima, quando era a Madrid, era solo reggaeton. Mi sono beccato anche una scena molto particolare che non sto qui a spiegare e quello è stato veramente un momento... Spiegala. No, non posso spiegarla perché Beh, ma non sei protagonista tu. Sì, lo so, però preferisco dimenticarmela. Beh, c'era il leone, c'era il leopardo, il mondo dei serpenti, il rinoceronte non mi aspettavo così grosso. Il fatto è che le serate qui finiscono alle 10 di mattina del giorno dopo, cioè il fisico sta iniziando a sentirmi, cioè se io vado oltre l'1, le 2, già il giorno dopo sono a pezzi, quindi... Raccontami la tua prima partita in Eurolega, te la ricordi? Non vedevo l'ora di iniziare, non vedevo l'ora di respirare quel clima, quello che si respira è totalmente diverso, proprio c'è anche tensione ed era contro il Partizan di Obradovic. Sono entrato e ho detto, beh, prima palla che tocco tiro. Cioè, tu ti eri già imposta la prima palla che tocco tiro? Sì, no, che volevo fare subito bene, cioè non volevo essere preoccupato, ero carico. Non che se ricevevi a 20 metri del canestro tiravi. No. E poi tipo ho fatto un po' di schiacciate, un po'. Usman for three behind the frame and rising to the rack. She's on the offensive end. Up high, there he goes again. Gabriella Procida.
primo impatto di Eurolega è stato tipo un wow. Ero anche molto nervoso, soprattutto nelle prime partite. Pensavo, cavolo, sto giocando contro Teodosic, oppure sto giocando contro praticamente tutte le partite così, perché ogni squadra c'è un giocatore che è un wow pazzesco. Ricordo la prima volta che ho giocato contro Mike James, perché io ricordo a Madrid quando tiravamo urlavamo tipo Mike James, no? Quindi la prima volta che me lo sono preso in faccia è stato il momento tipo wow, cavolo. Poi dopo, man mano che passa il tempo, questa cosa la devi perdere, perché sennò sei fottuto. Allora, questo qui è il campo d'allenamento. Noi abbiamo tutte delle telecamere in giro per la palestra e queste qui riprendono l'allenamento. Qua c'è l'instant replay, poi tu schiacci e rivedi le azioni. Oppure se l'allenatore, per esempio, facciamo un'azione e vuole vedere meglio la difesa sul pick and roll, ci porta tutti qui e facciamo il replay e rivediamo l'azione. Noi prima delle partite facciamo questo 3 contro 2 continuato, dove nella prima parte del metacampo non puoi palleggiare e poi nell'altra sì, per sviluppare un po' di più il contropiede, per passarci di più la palla, per trovare più spazio in contropiede. E va a punti, tipo, da dentro vale 1, da 3 vale 2 e poi il palla rubata vale 3, palla persa meno 3. È un po' la filosofia del club, un po' la filosofia di rimanere sempre positivi, di cercare sempre di fare gruppo nell'allenamento, perché poi in partita aiuta. Quindi, col fatto che comunque non c'è neanche troppa pressione nei risultati in Eurolega, prendi veramente fiducia nei mezzi, sai che comunque su determinate cose ci stai lavorando, vedi che migliori e quindi allo stesso tempo poi vai in campo con un altro tipo di fiducia. È tutto molto libero, nel senso deve venire da te il fatto di allenarti, quindi diciamo non è che l'allenatore fisico viene e ti dice alle 9:30 devi stare qui per allenarti, no? Se tu vuoi, tu vai e lo fai e hai la possibilità di farlo. Stessa cosa con l'allenatore individuale, nel momento in cui tu vuoi fare degli allenamenti individuali tu basta che scrivi, abbiamo un gruppo, poi dipende dall'allenatore, a volte ti mette primo, quindi ti devi svegliare un po' prima, quindi ci sono delle proteste. Nessuno ti dice niente. Qualunque cosa tu vuoi fare, tu la fai, sei responsabile di te stesso. Diciamo che loro ti danno appunto l'opportunità di vedere te stesso allo specchio, di crescere, di capire da solo quello di cui tu hai bisogno. È un ambiente un po' particolare, un po' diverso rispetto agli altri, no? Sicuramente la cosa che mi ha impressionato di più è avere un player development a disposizione quando vuoi. Puoi chiamare anche fare dei tiri quando arrivi dal viaggio, post partita. Sono cose che comunque alla fine ti fanno crescere, ti aiutano. I tiri li prendi con un altro tipo di testa perché sai che ci hai lavorato, sai che hai fatto determinate cose durante la settimana che poi è quello che succederà in partita. Prima c'era Giga Samar che si faceva le patate al forno dopo l'allenamento. Con la macchina dell'espresso io lo devo bere sempre. Allora, questo è lo spogliatoio. Io sono qua con Gabriele. Questo sono io, questo è Gabriele. Qui dentro abbiamo le docce e quella lì è la vasca fredda, che so che io faccio praticamente molto spesso. Quando accendi queste bolle qui, l'acqua diventa ancora più fredda, quindi insomma si percepisce ancora di più questo, ed è molto utile al recupero muscolare. E ci sono giorni, di solito quando fa un po' più caldo e c'è la luce mi sento ispirato, ma metto anche fino al collo, però lì più o meno un paio di minuti. Diciamo che i primi 10-20 secondi sono difficili, poi dopo ti abitui. Tedesco poco entrambi, la verità, perché vabbè, io parlando spagnolo, l'allenatore è spagnolo, i fisioterapisti sono spagnoli, il presidente praticamente sono tutti spagnoli, quindi anche io di cognome. Il draft è stata una delle esperienze più belle che abbiamo mai fatto. 2 mesi clamorosi in America con Matteo, dove eravamo a casa del nostro agente americano, ci ha ospitato a Beverly Hills. A parte mangiare a colazione tipo lobster, oppure mangiare il granchio a colazione, roba tutta raffinata, io a colazione faccio un paio di uova, no? Eravamo in questa villa con una cascata, c'era sto telecomandino e c'era tasto cascata, tasto idromassaggio, tasto chiama il pranzo in piscina, la cena, lo snack.
Cioè, era una roba pazzesca. Poi il nostro agente americano, Sam, ci ha messo a disposizione le sue macchine. C'era un paio di Porsche molto fighe e un Defender. Ero in bilico perché lui mi aveva chiesto se volevo prendere la Porsche, Gabriele non aveva la patente. E io ho sentito troppa pressione e quindi non ce l'ho fatta. Alla fine abbiamo preso il range, siamo andati a Venice Beach. L'allenamento andavamo in una palestra famosa in centro a Los Angeles dove siamo arrivati, c'era Westbrook, il giorno dopo è arrivato Kyrie Irving. Harrison Barnes, poi avevamo visto una volta Blake Griffin e quindi già lì avevo capito. Poi avevo sentito che c'era stato tipo 30 minuti Kevin Hart e The Rock e Dwayne Johnson e allora ho detto cavolo. With the 36th pick in the 2022 NBA Draft, the Portland Trail Blazers select Gabriele Procida from Como, Italy. Allora ero a casa a Como, ho scelto di andare a Como perché la mia famiglia non poteva venire a New York e la chiamata è stata alle 6. Non pensavo fosse veramente così lungo. E l'unico che è stato sveglio mio padre, mia madre dormiva sul divano, i miei 2 amici dormivano per terra. E niente, poi quando è stato draftato lui, gli ho mandato tutti i messaggi, chiamato, eccetera, eccetera, e poi gli ho detto, vabbè, ora toccherà a me, devi aspettare tu, non è che te ne vai a dormire. With the 15th pick in the 2022 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Matteo Spagnolo from Puglia, Italy. Io in un futuro, se ci fosse la possibilità, io le mie carte le giocherei, cioè perché secondo me se hai una possibilità di provare a farlo, bisogna farlo, però io metterei anche la firma sul vincere l'Eurolega. Con uno di questi due sarei tranquillissimo, alla fine della mia carriera sarei più che contento. Sì, mi piacerebbe, chiaro, andare in NBA e giocare al massimo livello, giusto anche per esperienza, per capire com'è dall'altra parte. Mi piacerebbe giocare contro tutti i miei idoli, adesso devo fare in fretta se LeBron si ritira, però. Secondo me Gabriele è un tipo di giocatore che in NBA ci può stare tranquillamente, perché ottimo tiro da 3 punti, un ottimo atleta e uno che può difendere comunque tanto bene. È solo il primo che sarò contentissimo. Io penso sinceramente che Gabriele ci arriverà in NBA. We are for to play bowling. La 5. La 5. Madonna, oh! Ed è male, senti la pressione. No, bene, ma poteva andare meglio. Troppo secondo me. Ma potevi tirare? No, l'unico stronzo sono io che non l'ho preso. Vabbè, no, non possono far meglio di noi, è impossibile. Allora, se lo fai... Dai. Mamma mia, Gabriele. Guarda questa. C'è un buco. Eccolo. Se si fa male alla mano destra è finita perché la sinistra... Soffice potrei dire. Soffice. Hai la mano da 3 punti di Gabriele Procida. Al canestrino anche lì, allora diciamo che lui non ci stava provando più di tanto, no? Io invece ogni volta la prendo come sfida, quindi io però ho usato entrambe le mani, era una tecnica che ho provato e ho sviluppato nel corso degli anni, quindi... Time out. Vi chiediamo un attimo di attenzione come quando parla il coach. A noi piace tantissimo viaggiare per poter girare questi video e raccontarvi storie di basket non solo provenienti dall'Italia. Per farlo, quando siamo all'estero, come tutti dobbiamo prenotare voli, prenotare hotel, prenotare un'auto, prenotare il bowling per far giocare Procida e Spagnolo, collegarci a wifi pubblici sconosciuti per cercare un barbiere tedesco bravo per Gabriele. L'unico modo per fare tutto questo in totale sicurezza si chiama NordVPN. Garantisce una navigazione sicura senza il rischio che ci vengano rubati dati e password. Consente anche di cambiare la geolocalizzazione per risparmiare nelle prenotazioni.
Questo servizio potete provarlo gratuitamente per 30 giorni e dopo un mese, se non siete soddisfatti, potete disdirlo senza pagare nulla. Cliccate sul link che trovate in descrizione e potete sfruttare la promozione migliore del momento. Sì, NordVPN vi protegge meglio di come Dennis Rodman proteggeva il ferro. Un po' prendo la bici. L'affitti? Non lo so, sì, affitto. Io ne affitterei una, sai? Non adesso, però tipo Ma anche la Lime, cioè nel da senso- aprile. Cazzo. Quando è primavera, estate così, non fa troppo freddo, sempre bici. Qua fanno casino di lavori, però ogni volta non si vede mai nessuno, sbarrano le strade e non si può passare. E quindi ho fatto un tratto sul marciapiede, in Italia penso sia legale farlo, no? C'era la polizia che mi ha fermato e mi ha fatto la multa di 30 euro, come se fosse stata una rapina col POS, già fermo così, ho passato la carta. Com'è lui come guidatore? E lui sta migliorando. Più o meno, diciamo che adesso ho preso la patente quest'estate a Bologna, avevo già rotto la macchina il primo mese che ero arrivato, ma non avevo visto un paletto, ho fatto retromarcia, l'ho preso in pieno. E l'anno scorso come andava lui all'allenamento? Mi mandava il messaggio la sera e faceva: a che ora domani? A quest'ora ci trovavamo qui nel garage e andavamo con la macchina. Manuel, buongiorno! E come siamo stamattina come si vedo? Nata in nazionale, tramite TikTok c'era questo Saverio si chiama, che salutiamo di nuovo. I capelli te li conservi io, te li hai messo un gel. Pure un becco, è bello bianco bianco. E come chiamano, è sempre autopsit. Faceva questi video e da lì poi ce li mandavamo in generale, avevamo anche un mezzo progetto di incontrarlo e alla fine abbiamo iniziato a chiamarci sempre Emanuele, cioè tutta un'estate praticamente eravamo diventati per tutti Emanuele. Ma mi ricordo tipo siamo andati in Grecia a fare il torneo dell'Acropolis con la nazionale e tipo gli ho detto Emanuele cambia, dicendo Emanuele non chiamandolo Matteo, Matte, capito? Quando eravamo in nazionale dovevamo andare al mondiale, ricordo che il pomeriggio avevamo libero, no? Eravamo a Folgaria e decidiamo di andare a mangiare a Verona, a fare un giro a Verona, no? Cosa fanno i bastardi dei senior, dei veterani? Dicono, questi si stanno divertendo, sono andati a Verona, adesso ci inventiamo una riunione. Eravamo lì, ordiniamo il sushi, fra 30 minuti riunione in sala, non mi ricordo. E noi lì abbiamo detto non è possibile. Corriamo al parcheggio, prendo la macchina e siamo stati tutto questo viaggio in macchina a dire Madonna, non è possibile, Madonna. Era il nostro primo, diciamo, non dico raduno, però con tutti i ragazzi, no? E poi il Poz era uno che diceva io l'unica cosa che vi chiedo è non arrivare in ritardo. Noi non ci saremmo neanche presentati, quindi era il peggio del peggio, no? Oh! Dove cazzo sei? Dove cazzo va? Che ora è la riunione, scusate? Una cena, visto che Ho capito, va bene. Quello ho capito. C'è la riunione con Salvatore. Dove cazzo va? lo so, abbiamo chiesto scusa. Ah, Salvatore? Non mi sembra perché è andato via in casa da una biscia. Adesso domani mattina ricordate di parlare col presidente. Lo richiamerò. Dove cazzo va? Gabri ha sentito qualcuno che inizia a ridere, no? Quindi lui da dietro ha percepito prima la cosa, lo scherzo. Io ero davanti da solo, come uno stronzo. Non c'era niente da programma, eravamo andati a cena a 30. No, ho capito, la prima riunione arrivi in ritardo. Adesso così... Cioè... non è vero. non partiamo benissimo. Poi c'è dei compagni che sono delle merde. Stavate chiamando, cazzo! Stavate chiamando! Ma io sono stato quello che è rimasto inculato da quel video alla fine, perché tu ti sei salvato a... Io ho lasciato parlare te. Ma tu avevi capito tipo dopo una ventina di secondi. Io avevo capito all'inizio.
Giocare con la maglia della nazionale hai una sensazione proprio del fatto che stai rappresentando tutti, tutta la tua famiglia, tutte le persone a cui vuoi bene, tutto un paese. L'unico motivo per il quale noi giochiamo in nazionale alla fine è per vincere una medaglia, non è per arrivare decimi, ottavi, quarti. Cioè bisogna arrivare alla medaglia prima o poi. Ci hanno trasmesso i più grandi quando andavo sempre, che l'ossessione comunque per questa medaglia. Mi ricordo anche Gigi, davvero una cosa che voleva tantissimo. Cos'ha di speciale Pozzecco? Ti dà tanta fiducia, tanta confidence di fare, comunque di essere libero, un coach dei giocatori. Il vecchio caro Freddo Pianella. Prova a spiegare ai ragazzini che non lo sanno che cos'è il Pianella. Il Pianella è un palazzetto di 3.000 persone, fatto tutto in ferro. È proprio in centro a Cantù, è comodissimo. È uno dei ricordi più brutti ma allo stesso tempo belli. Era la mattina che ci mettevano l'allenamento alle 9 di mattina, la domenica. C'era un freddo, ovviamente non c'era riscaldamento, non c'era niente. Vedevi tutti con le felpe, tutti con le maglie termiche. Sono andato a vedere la mia prima partita di Serie A con mio padre sempre, ci davano l'abbonamento che giocavo alle giovanili. Era l'anno di Ragland, Radori, Liunen. Mi ricordo che andavamo a fare un tifo pazzesco, poi c'era pieno di passione, di gente super appassionata. Mi elenchi tutte le differenze fra la palestra di Mesagne e il palasport dell'Alba. Quanti posti ha il palasport dell'Alba? Credo 16.000, 15.850 posti in meno in Mesagne rispetto all'Alba. Una cosa che rimane uguale, sempre lo stesso amore per il basket.